Oggi a Giallo Zafferano facciamo i savoiardi, una delle basi più importanti della pasticceria, indispensabili per fare torte inzuppate come i classici tiramisù e zuppe inglesi, ma chiaramente anche da soli. Facciamo dei savoiardi straordinari, scopriamo insieme la ricetta. Per i savoiardi ci servono tuorli, zucchero in 2 parti, albume, farina, fecola e per lo spolvero per la cottura zucchero a velo e amido. Il procedimento: si tratta di montare i tuorli con la dose maggiore di zucchero. Li facciamo girare a una velocità elevata in maniera che montino il più possibile. Il tuorlo monta 4 volte il suo volume. Se si riesce a farlo montare 4 volte e mezzo, tanto meglio. Quando è che vediamo che il tuorlo è montato? Dopo vi farò vedere una prova molto semplice. Metteremo la marisa nel tuorlo una volta fermato la macchina e se il tuorlo non cola, rimane fermo, vuol dire che è pronto. Perché il savoiardo non è nient'altro che 2 parti montate, 2 masse montate. A differenza del pan di Spagna, che è un montaggio unico, il savoiardo è famoso per questo, proprio perché sono 2 masse montate separatamente. Lo vedete, intanto si sta sbianchendo. Io profano potrei dire qui siamo già 3 volte il suo volume all'incirca, quindi potrei già provare. Vi faccio vedere che non è pronto. Vedete, sta filando. Gli ridò il via. È importante incorporare più aria possibile. Perché? Perché il savoiardo è un biscotto e generalmente serve per essere inzuppato. Quindi io per far entrare l'inzuppitura devo andare a sostituire l'aria che ho creato appunto nel biscotto. Quindi per mantenere quest'aria gliela devo fare incorporare il più possibile. A questo punto, che sembra quasi staccarsi dalle pareti, che sembra già che si avvolga nella frusta, dovrebbe essere pronto. Facciamo la nostra prova. Lo fermiamo, mettiamo la marisa e vediamo se si ferma. Vedete? Non fila più, ma si ferma. Togliamo la frusta, togliamo il bicchiere e verifichiamo la consistenza. Perfetto, vedete? Fatto questo, andiamo a montare l'albume. Verso gli albumi e li monto con la dose minore di zucchero. Però quando lo inserisco lo zucchero? Secondo quando andiamo a inserirlo, la meringa avrà una struttura diversa. Se lo mettiamo all'inizio avrà una struttura più compatta ma meno voluminosa. Se lo mettiamo a metà montatura avrà una struttura di metà compattezza, diciamo così, e un volume piuttosto importante. Per un risultato straordinario che vogliamo ottenere per i nostri savoiardi, io consiglio di metterlo alla fine. Si mette a pioggia. A questo punto, quando è quasi triplicata l'albume, lo metteremo piano piano, in maniera che non andremo a smontare l'albume, vedete, proprio a spolvero, perché io quello che devo fare, come ho fatto prima con i tuorli, devo avere più aria possibile. Aumento un po' la velocità e ora vi faccio vedere quando è che so che è pronto. Alzo, tolgo la frusta e faccio questo lavoro. Deve essere liscio e deve avere questo becco, ma deve essere anche omogeneo, non deve essere tanto schiumoso, perché se no quando io vado a amalgamarlo insieme agli altri ingredienti, questo mi si separa. Invece deve essere bello compatto in questa maniera. Nel savoiardo tutte le variabili fanno la differenza, ma una delle cose più importanti è questo: state attenti alla montatura degli albumi. Prendiamo il tuorlo di prima e quindi avremo tuorlo montato, albume, le polveri. Le polveri, si è detto, abbiamo farina e fecola. Andiamo a setacciarle insieme.
L'altro gradino importante è il discorso di far prendere aria. Cosa vuol dire far prendere aria? Quando si setaccia, il movimento stesso del setacciare mi genera che mi incorporo all'aria mentre io vado a setacciare. Quest'aria e poi trasmetterò in questa massa totale. Quindi è importante fargli prendere più aria possibile. Ecco perché vado a setacciarle 2 volte. Ora la massa è piccola, ma vi assicuro, se avessimo tanta massa, vedremo crescere il nostro volume in maniera notevole, perché solo questo semplice gesto fa incorporare aria. E a questo punto, se avessimo la possibilità, ci vorrebbe una seconda persona che ci aiuta nell'inserimento di queste masse, però chiaramente si può fare anche da soli, ma condividere una buona ricetta è sempre bello. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere albume nel tuorlo, una parte, e iniziare a miscelare dal basso verso l'alto. È importantissimo questo movimento, cercando di non smontare il composto. Vedete, col sinistro girate il bicchiere e col destro lo portate in alto, facendolo incorporare. Prima che sia totalmente incorporato l'albume, andate a mettere una parte di farina con fecola, facendo attenzione, vedete, a stare leggeri. Quindi si mette in 3 volte, ne ho messo una piccola parte e comincio ad amalgamare, perché è inutile io abbia fatto prendere tutta quest'aria se in questa fase la perdo. Stesso discorso, prima che si incorpori tutta la farina andrò a mettere ancora un po' d'albume. Metto un'altra parte, sempre a pioggia, di farina. Una volta che abbiamo fatto prendere tutti gli ingredienti e quindi avremo una massa omogenea, il composto è pronto. Vedete? Bello omogeneo, compatto, vedete, rimane attaccato quasi. Andiamo a inserirlo in sac à poche. Ecco l'impasto nella sac à poche dove ho messo una bocchetta del 13 e vado a stendere il mio savoiardo. Come lo stenderò? Le misure classiche del savoiardo sono queste, perché in genere sono biscotti, perché possono essere utilizzati per tante cose. In genere si usa per inzuppare e fare altri dolci, però nessuno ci impedisce di mangiarlo come biscotto. Ecco perché dobbiamo cercare di farli più regolari possibili, perché avremo così una cottura uniforme. La lunghezza in genere è questa, possono essere più lunghi se devo fare un giro torta per fare una charlotte russa, ma come biscotto abbiamo questo. A questo punto potremmo cuocerli nudi e crudi così, perché il savoiardo è anche così, ma per renderli più eleganti e più soffici andremo a mettere la miscela di zucchero a velo e amido di mais, spolverandoli, perché questo crea una barriera a vapore che li fa più leggeri, fa crescere di più e soprattutto gli dà un'eleganza in forno. Vedete? Zucchero abbondante dappertutto e vado a infornare 230 gradi per 9 minuti a valvola aperta. Il savoiardo non è solo un biscotto, ma è anche un fondo per fare i dolci. Quindi, base per i dolci può essere una zuppa inglese o un tiramisù. Facciamo una spirale. Vi allenate come vi allenate con i biscotti facendo questa spirale. Vedete, così potrete avere il vostro anello riempito, preciso, senza asciugo, ma soprattutto potrete andare ad immergerlo, una volta cotto, nella vostra bagna pronta. Ecco qua. Stesso discorso, se volete fate lo spolvero di prima sui biscotti.
Per una zuppa inglese, un tiramisù, una charlotte o anche da soli con un vino liquoroso o con un buon caffè, ora che conoscete tutti i segreti dei savoiardi, a voi farli. Assaggio sempre che fu. Buon appetito!